Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci siamo svegliati senza farlo apposta di buonissima ora, tipo alle 5:30. Quindi siamo usciti altrettanto di buon'ora. Sono le 8 meno qualche minuto penso. E oggi vi voglio portare a scoprire i supermercati in Norvegia. Abbiamo scelto di andare al Meny, che appunto è il supermercato più fornito che c'è qua. È anche un po' più costoso, quindi calcolate, i prezzi che vedrete non sono, diciamo, i prezzi base, potete trovare la roba anche a meno, però è per darvi un'idea più o meno generale. Tra l'altro io manco dall'Italia da tantissimi anni, quindi non saprei in rapporto all'Italia quanto costano i prodotti. Quindi se volete dirmelo voi in Italia quanto costerà ogni prodotto che vi mostrerò quest'oggi, scrivetemelo volentieri, così mi faccio un aggiornamento anche io. Tra l'altro ho letto che la legge sulla privacy in Norvegia è abbastanza stretta, quindi in realtà potrebbero anche venire a dirci di smetterla di far riprese all'interno del supermercato. In quel caso finiremo di fare la spesa e poi andremo in un altro supermercato per continuare a mostrarvi tutto quanto. Speriamo di no. Ed eccoci arrivati al Meny. Qua abbiamo tutto il reparto di frutta e verdura. Banane 28,90 korone al chilo. I pomodori costano cari come la morte, sono 32,90 per... non c'è scritto, comunque penso siano 200 grammi. Hanno i cetrioli più piccoli della storia. Frutta non c'è tantissima scelta e ha dei prezzi abbastanza proibitivi. 46 korone al chilo le pere, 46 korone al pezzo il mango, 41,90 le mele. C'è un bel reparto di salse e anche di salse piccanti. Guardate questa habanero sauce, 82 korone. L'olio è a 129 korone, 90 quello che costa meno. Olio d'oliva classico 99. Queste sono la svolta, le prendo sempre, 17,90 korone, sono delle piadine di patate, sono super buone. C'è tutto un bel reparto di salmone di tutti i tipi, con le erbe, marinato, anche salmone in blocchi giganti, delle aragoste già tagliate a metà, un bel banco del pesce. Guardate quelle fettacce di tonno. Ci sono i gamberi da prendere con la pala e i pacconi da 10 kg di gamberi. Vendono degli hamburger di salmone che noi ogni tanto prendiamo e sono buonissimi. Qua però costano abbastanza, 67 korone, noi di solito li paghiamo quasi la metà. La carne non ha prezzi troppo proibitivi, questo qua sono quasi 2 kg, 165 korone. C'è un reparto intero di Brunost, che è il formaggio marrone che mangiano a colazione, pranzo e cena, e ce n'è di tutti i tipi, ai frutti rossi, classico, affumicato, e i prezzi vanno dai 64 ai 140 NOK. Formaggio non ce n'è tantissima scelta e costa uno sfacelo, cioè questo 163 korone per 250 grammi. Guardate sto pesce surgelato, è grande come la jelly. E vendono anche le aragoste congelate. Vendono la pizza grandiosa a forma di cuore e la grandiosa deluxe. La immancabile pizza ristorante di tutti i tipi, hanno anche la hawaiana. Buste da 2 kg di lamponi surgelati a 229 korone.
in ogni supermercato hanno il reparto caramelle come al Luna Park, e trovi sempre queste qua che sono di moda, sono liquirizie salate e vanno tanto nei paesi nordici. La carta da culo costa poco, 29 corone per 8 pacchi. No, scherzavo, era Scottex quello, questa è carta da culo, 8 pacchi, 15 corone 90. In Norvegia trovate un sacco di prodotti gluten free. Gigi è contenta perché non può mangiare il glutine. E pasta gluten free 27,90 500 grammi, 38,50, queste anche con le proteine 24%. Comunque, per darvi un'idea, hanno le linguine, i sedani al bronzo, anche le linguine al bronzo, maccheroni, tagliatelle, i tortellini, gli gnocchi, tutto un grande reparto di farina, salsa di soia, cioè tutto quello che volete gluten free, le lasagne, qua lo trovate. Vendono il minestrone in bidoni e anche una specie di spezzatino in bidoni. Il pomodoro costa poco, 6 corone e 30. Hanno la marmellata in barattoli da 960 grammi, 31,40, e hanno anche la marmellata in squeeze, 27,90. Vendono lo yogurt in busta e vendono i blocchi di burro e vendono il succo di mela nel QB come se fosse vino. Questo è tutto il reparto dedicato alle birre, che ricordiamo nessuna supera i 4,7 gradi, perché quelle che superano i 4,7 le trovate al Vin Monopolet, ovvero il negozio dedicato agli alcolici. C'è birra dappertutto, e anche un reparto dedicato agli energy drink, che qua vanno tanto. Guardate, hanno le Red Bull formato famiglia di tutti i tipi. Guardate che figata queste toniche, sembrano il Nicca. San Pellegrino 36 corone e 90, ragazzi, la cassa da 6 170 corone. E niente, si torna verso casa. Sicuramente mi sono perso qualcosa di speciale e divertente, però non avevamo tutto il tempo del mondo per stare all'interno del supermercato, e ogni tanto si trova carne di renna e specialità un po' più locali. Non sono stato sinceramente a cercarle più di tanto. E adesso andiamo a casa e vi faccio vedere cosa abbiamo comprato e quanto abbiamo speso. Ok, eccoci a casa. Siamo sul letto perché nell'Airbnb dove stiamo, nell'attesa di trovare una casa, non c'è troppo spazio. Quindi cominciamo a vedere cosa abbiamo comprato. Iniziamo con questi 700 grammi di carne di maiale. Sono tipo delle fettacce di carne speziata. 2 kg di riso, un barattolone da quasi 1 kg di marmellata, 1 kg di spaghetti, 1 kg di banane, così una la mangiamo, 2 pannocchie, così una la mangiamo, tonno, questo che è tipo un formaggio tipico di qua, che puoi far fondere, puoi mangiare come qualsiasi altro formaggio, grattugiare e quant'altro, sapone per le mani, 3 kiwi, 4, 3 pere, 1 kg di sale, 2 pacchi di biscotti, cioè un pacco di biscotti con 2 tubi, 6 uova, 50 bustine di tè Earl Grey, gallette di riso, cotton fioc, 3 pacchi, 1, 2 e il terzo non so dove sia, di salsa al pomodoro, 1 kg di wuster, un sacchettino di pomodorini che si sono schiacciati nel viaggio, 850 grammi di yogurt, mango e frutto della passione, una pagnotta senza glutine, un pacco da 5 pacchi di noodles istantanei, 3 pacchi di dentifricio, perché c'era il 3x2, un pacco di spaghetti senza glutine, bagnoschiuma e shampoo,
Tra l'altro lo shampoo qua ce l'hanno in stick, cioè non in stick, però tipo sembra quasi deodorante. Peperoncino, salviettine struccanti, le piadine che vi ho fatto vedere prima, caffè istantaneo, poi fagioli in scatola al pomodoro, 1 chilo di fusilli, ho trovato il terzo pomodoro, maionese e del tè freddo al limone. Penso che sia tutto. Secondo voi quanto abbiamo speso? Vi lascio 10 secondi per pensarci, intanto che cerco lo scontrino. Eccolo. Abbiamo speso 1029 corone, che sarebbero in euro, ve lo dico subito, 86 euro e qualche centesimo. È tanto e poco? Allora, non saprei in Italia questa spesa quanto mi sarebbe costata. Ditemelo voi nei commenti più o meno quanto sarebbe costata e più o meno ogni prodotto che vi ho fatto vedere quanto costa attualmente in Italia. Se fossimo andati al Kiwi o al Rema 1000 avremmo sicuramente speso qualcosa di meno, non esageratamente, avremmo risparmiato penso al massimo una decina di euro. E questo è quanto. Questa è, diciamo, la proposta media dei supermercati in Norvegia. Spero di avervi fatto scoprire anche oggi qualcosa di nuovo e ora sistemiamo tutto prima che questo topaccio ci mangia tutta la spesa. Dammi un bacino. Ci vediamo come sempre tra 2 martedì alle 14:30 per nuove scoperte, nuove avventure, nuovi... Ciao!